Ciao a tutti e bentornati a Learn Italiano, il podcast dove impariamo l'italiano insieme, con tanta passione, tanta curiosità e senza paura. Io sono Matteo, il vostro host, e oggi abbiamo una puntata che mi sta particolarmente a cuore, una puntata diversa dal solito. Ciao Matteo, ciao a tutti, sono Sara e devo dire che quando Matteo mi ha proposto questo argomento ho detto subito sì, senza nemmeno pensarci, perché è un tema che tocca tutti, proprio tutti, chi studia una lingua straniera. Esattamente. Oggi non parliamo di grammatica, non parliamo di verbi irregolari o di pronomi. Oggi parliamo di qualcosa di molto più umano. Come gestire gli errori. Come reagire quando sbagli parlando italiano o qualsiasi altra lingua. E vi anticipo già, non c'è niente di sbagliato nell'errore in sé. L'errore è parte del processo, ma il modo in cui lo gestiamo, ecco, quello fa tutta la differenza nel mondo. Sara, tu hai insegnato italiano per 12 anni. Quante volte hai visto studenti bloccarsi, smettere di parlare, sparire dalla lezione proprio per paura di sbagliare? Troppe volte. Davvero, Matteo. È una delle cose che mi addolora di più nel mio lavoro. Studenti brillanti, intelligenti, capaci, che si bloccano completamente per paura del giudizio. E questo non riguarda solo l'italiano, riguarda la vita. Benissimo detto. Quindi, ragazzi, questa puntata è per voi, specialmente se vi siete mai vergognati di sbagliare, se avete mai chiuso la bocca quando avreste voluto parlare. Cominciamo. Sara, prima di tutto, secondo te, perché gli adulti hanno così tanta paura di fare errori quando imparano una lingua? I bambini non ce l'hanno, vero? È una domanda bellissima. I bambini non hanno paura perché non hanno ancora sviluppato quello che in psicologia si chiama ego, cioè l'immagine di se stessi. Un bambino di 3 anni dice «io ho mangito» invece di «ho mangiato» e ride, non si vergogna, non sa nemmeno cosa sia la vergogna. E gli adulti, invece? Gli adulti hanno costruito nel tempo un'identità, un'immagine di sé. Sono professionisti, genitori, esperti nel loro campo e quando fanno un errore linguistico davanti agli altri sentono che quella immagine crolla, anche se non è affatto così, è solo una percezione. Quindi non è la paura di sbagliare in sé, è la paura di come gli altri ci giudicano. Esattamente, è la paura del giudizio esterno. E c'è anche un'altra cosa. Nella scuola tradizionale l'errore veniva punito, voto basso, correzione con la penna rossa, imbarazzo davanti alla classe. E il nostro cervello ha imparato che sbagliare è pericoloso e questa associazione rimane nell'adulto. La penna rossa. Io me la ricordo ancora quella sensazione. Vedere il foglio pieno di correzioni rosse e sentirsi come un fallito. Tutti ce la ricordiamo, Matteo, e quella esperienza ha creato in molti di noi una vera e propria allergia all'errore, cioè una reazione quasi fisica, di difesa, quando commettiamo un errore davanti agli altri. Allergia all'errore. Mi piace questa espressione. Ma quindi biologicamente, cosa succede nel nostro cervello quando sbagliamo in pubblico? Allora, il cervello rilascia cortisolo, l'ormone dello stress. Il corpo entra in modalità combatti o fuggi, in inglese. E il risultato? Il cervello smette di elaborare, cioè di processare le informazioni, e si concentra solo sulla sopravvivenza emotiva. È impossibile imparare in quello stato. Quindi, quando siamo in preda alla vergogna, il nostro cervello è letteralmente offline per l'apprendimento. Esatto. Neuroscientificamente, cioè dal punto di vista delle neuroscienze, la vergogna è uno degli stati peggiori per imparare, mentre la curiosità, il gioco, la sicurezza emotiva sono gli stati ideali. Ecco perché un ambiente dove l'errore è accettato produce studenti molto più veloci e fluenti. Questo è illuminante. Quindi non è solo una questione psicologica soft, è biologia, è chimica nel cervello. Esattamente. La scienza ci dice quello che i buoni insegnanti hanno sempre saputo istintivamente. Per imparare bene bisogna sentirsi al sicuro. E sentirsi al sicuro significa poter sbagliare senza conseguenze dolorose. Parliamo adesso degli errori in sé, perché ho l'impressione che non tutti gli errori siano uguali. Alcuni sono più importanti da correggere, altri meno. È così. Assolutamente sì. Questa è una distinzione fondamentale che molti studenti non conoscono. In linguistica, cioè nello studio scientifico delle lingue, si distingue tra errori sistematici e errori occasionali. Spiegaci la differenza.
Allora, un errore sistematico è un errore che fai sempre, ogni volta, perché hai interiorizzato una regola sbagliata. Per esempio, un anglofono che dice sempre «io sono andato a casa mia», con l'articolo possessivo, sbagliato. Si dice «sono andato a casa mia», senza articolo, ma lo fa ogni volta. Quello è un errore sistematico da correggere. Capito. E l'errore occasionale, invece? Un errore occasionale è una svista. In inglese si chiama slip. Lo sai come si dice, ma in quel momento hai detto la cosa sbagliata per distrazione, stanchezza o nervosismo. Per esempio, dici «ho mettisso» invece di «ho messo», cioè ti inceppi nel parlare. Non è un problema di conoscenza, è un problema di esecuzione momentanea. Quindi l'errore sistematico richiede studio e correzione. L'errore occasionale richiede solo più pratica e rilassamento. Bravissimo! E c'è un terzo tipo, molto importante, l'errore di interferenza, cioè quando la tua lingua madre interferisce con l'italiano. Per esempio, uno spagnolo che dice «e stoi molto felice», miscolando le due lingue. Questo non è un errore di ignoranza, è il tuo cervello che usa quello che conosce meglio in quel momento. Quindi anche mescolare le lingue ha un nome tecnico e una spiegazione razionale. Sì, e si chiama anche code switching in inglese, cioè passare da un codice linguistico ad un altro. Tutti i bilingui lo fanno, non è un difetto, è una caratteristica normale del cervello multilingue. Questo è già un sollievo per chi si sente in colpa ogni volta che mescola le lingue. Esatto, il senso di colpa linguistico è qualcosa da combattere attivamente. Non sei una persona meno capace perché mescoli le lingue o fai errori. Sei una persona coraggiosa che sta imparando qualcosa di difficile. Ok, momento confessioni. Sara, raccontaci un errore imbarazzante che hai visto fare ai tuoi studenti o che hai fatto tu stessa in una lingua straniera. Allora, dai, inizio con uno dei miei. Qualche anno fa ero in Francia per un corso di aggiornamento, cioè un corso per insegnanti. Il primo giorno la responsabile mi chiede in francese come stavo e io, nervosa, invece di dire «Je suis très contente d'être ici», cioè sono molto felice di essere qui, ho detto «Je suis très enceinte d'être ici». Enceinte non significa... Sì, enceinte in francese significa incinta. Invece di contente, felice, ho detto enceinte, incinta. Ho annunciato la mia gravidanza a una sconosciuta il primo giorno del corso. No, la sua faccia. Cosa ha fatto? Mi ha guardata con gli occhi spalancati, poi ha capito e ha iniziato a ridere anche lei. È diventata una delle mie migliori colleghe proprio grazie a quell'errore. Ogni tanto mi manda ancora dei messaggi con l'emoji della cicogna. Questo è meraviglioso. Quindi l'errore ha creato un legame, un'amicizia. Esattamente, l'errore è diventato una storia e le storie connettono le persone. Ora dimmi tu, Matteo, confessa. Ok. Allora, qualche anno fa ero in Spagna e volevo dire alla mia amica spagnola che ero imbarazzato. Embarrassed, in inglese. Le ho detto, estoy muy embarazado. No, ma questa è la trappola classica. Embarassado in spagnolo significa? Incinto. Anche io ho annunciato una gravidanza involontaria. Ho detto, sono molto incinto, a una ragazza spagnola. La sua faccia è rimasta impressa nella mia memoria per sempre. Siamo una coppia di insegnanti di lingue che hanno entrambi annunciato gravidanze false in lingue straniere. Questa è la storia più bella del podcast. E sapete cosa? Dopo quell'errore ho imparato la parola vergognoso in spagnolo per sempre. Non la dimenticherò mai più. Ecco la lezione. Gli errori imbarazzanti si ricordano e quindi si imparano. Esatto, il cervello memorizza meglio le cose cariche di emozione, soprattutto le emozioni forti, come l'imbarazzo, la risata, la sorpresa. Quindi, paradossalmente, gli errori più umilianti sono anche i più educativi. È quasi un paradosso bellissimo. Più sei disposto a fare figuracce, cioè a fare brutte figure e a sembrare ridicolo, più impari velocemente. Assolutamente! Ho studenti che parlano un italiano imperfetto, ma fluente e comunicativo, perché non si fermano mai, non si bloccano, e ho studenti con una grammatica perfetta sulla carta, ma che non riescono a ordinare un caffè in un bar italiano perché hanno paura di pronunciare la pronuncia. E quale dei due comunica meglio in Italia?
Il primo, senza dubbio. L'italiano, come qualsiasi parlante nativo, apprezza l'impegno, apprezza il tentativo. Un italiano è felicissimo se uno straniero prova a parlare la sua lingua, anche male. Siamo orgogliosi della nostra lingua, ci fa piacere che qualcuno voglia impararla. Ok, parliamo di strategie concrete. Cosa fare praticamente quando si sbaglia parlando italiano o qualsiasi altra lingua? Prima strategia, e questa è la più importante, normalizza l'errore prima ancora di commetterlo. Cioè, prima di iniziare una conversazione, ditti mentalmente «farò errori». Va benissimo, non è un problema, è una preparazione mentale, quasi una meditazione. Una specie di mantra prima della conversazione. Esatto, e puoi anche dirlo ad alta voce all'interlocutore, cioè alla persona con cui parli. Scusa, il mio italiano non è perfetto, ma ci provo. Questa frase fa 3 cose. Abbassa le tue aspettative, crea empatia nell'altro e ti dà libertà di sbagliare. E gli italiani rispondono bene a questa apertura. Benissimo! Un italiano risponde quasi sempre con un sorriso e «Ma no, parli benissimo», anche se non è del tutto vero. Ma quella frase ti mette a tuo agio e la conversazione fluisce molto meglio. Seconda strategia? Seconda, il metodo del riavvolgimento o rewinding in inglese. Quando fai un errore e te ne accorgi subito, non farti prendere dal panico, semplicemente di «aspetta, volevo dire» e riprova. È una tecnica normalissima che usano anche i madrelingua quando si inceppano. Aspetta, anche i madrelingua si correggono da soli in conversazione. Assolutamente. Ascolta qualsiasi podcast italiano, qualsiasi intervista, qualsiasi conversazione naturale. Sentirai decine di «cioè», «voglio dire», «no, aspetta», «intendevo dire». L'autocorrezione è normale nel parlato naturale, non è un segno di incompetenza. Non ci avevo mai pensato. Quindi anche io che mi correggo in questo podcast sono normale. Assolutamente. E terza strategia, forse la più potente, trasforma l'errore in una domanda. Invece di vergognarti dell'errore, usalo come opportunità. «Ho detto bene? Come si dice correttamente?» Stai trasformando un momento di fragilità in un momento di apprendimento attivo. Questo è brillante. Non nascondi l'errore, lo esponi e diventa immediatamente una lezione. Esatto. E sai cosa succede? L'interlocutore diventa il tuo insegnante per un momento. Si crea una connessione, uno scambio. La conversazione diventa più ricca, più umana. L'errore ha creato qualcosa di bello. Mi viene in mente una cosa. Nei bambini piccoli i genitori non correggono ogni singolo errore, correggono solo quelli che ostacolano la comunicazione. Questo principio vale anche per gli adulti? Ottima osservazione. Sì, assolutamente. È quello che in pedagogia, cioè nella scienza dell'insegnamento, si chiama correzione selettiva. Un buon insegnante non si butta su ogni errore come un falco, lascia respirare lo studente, lo lascia comunicare e poi affronta gli errori sistematici in un momento separato, non durante il flusso della conversazione. Quindi se avete studenti e il vostro insegnante non vi corregge ogni parola sbagliata, non è perché non se ne è accorto. Sta applicando una strategia pedagogica precisa. Esattamente. E se avete un insegnante che vi corregge ogni singola parola, ogni singola pausa, potete gentilmente dirgli «Preferisco che mi corregga solo gli errori che ostacolano la comunicazione». È un vostro diritto come studenti. Sara, parliamo di resilienza, cioè la capacità di riprendersi dopo una difficoltà. Come si sviluppa la resilienza linguistica? La resilienza linguistica si costruisce un errore alla volta. Ogni volta che sbagli e non ti blocchi, ogni volta che sbagli e riprovi, stai costruendo un muscolo mentale, un muscolo emotivo, e come tutti i muscoli si rafforza con l'uso. Un muscolo emotivo. Mi piace questa metafora. E si può allenare in modo deliberato, cioè intenzionale? Assolutamente! Esercizio pratico. Mettiti in situazioni di errore sicuro. Parla con te stesso in italiano ad alta voce mentre cucini, guidi, fai la doccia. Sbaglierai tantissimo, nessuno ti sentirà e il tuo cervello imparerà a trattare l'errore come qualcosa di normale, non di catastrofico. Parlare in italiano sotto la doccia. Questa è la tecnica più originale che abbia mai sentito. Funziona davvero. L'acqua calda rilassa, sei solo, nessuno ti giudica, è il luogo perfetto per fare errori in libertà. E poi c'è un secondo esercizio, il diario degli errori. Un diario degli errori. Raccontaci.
Racconta 3 errori che hai fatto parlando italiano o che hai sentito te stesso stare per fare. Non per punirmi, ma per analizzarli con curiosità. Oggi ho detto X, la forma corretta è Y. Ecco perché. Trasforma l'errore da un'esperienza dolorosa a dato neutro, analizzabile. Neutralizzare l'errore, togliergli il carico emotivo negativo. È quasi una forma di terapia. In effetti sì, e i ricercatori dell'apprendimento delle lingue hanno scoperto che gli studenti che tengono questo tipo di diario progrediscono in media il 40% più veloci degli altri. Il semplice atto di scrivere l'errore con curiosità invece che con vergogna cambia il processo di memorizzazione. Il 40% più veloce. Questo è un dato che vale oro per chi studia italiano. E c'è ancora un'altra cosa che voglio dire, forse la più importante di tutta questa puntata. Gli errori non sono solo normali, sono necessari. Senza errori non c'è apprendimento. Il cervello umano impara per tentativi e errori. È la sua natura biologica. Cercare di non sbagliare mai significa in realtà non imparare mai. Questo vale per la lingua, ma anche per la vita intera, no? Sì, Matteo, ed è per questo che questa puntata mi stava a cuore. Non stiamo parlando solo di italiano, stiamo parlando di come ci relazioniamo con le nostre imperfezioni e imparare a dire ho sbagliato, va bene, riprovo, in italiano, in inglese, nella vita, è forse la competenza più importante che possiamo sviluppare. E questo è bellissimo, davvero. Facciamo una domanda pratica per chi vuole venire in Italia. Come reagiscono gli italiani agli errori degli stranieri? Sono pazienti, critici, divertiti? Dipende. In generale gli italiani sono estremamente orgogliosi della loro lingua, ma anche estremamente accoglienti con chi la impara. La reazione più comune è un grande sorriso e «Ma che bravo, parli italiano!», anche se hai detto solo 3 parole. Sì, è vero. Gli italiani si entusiasmano tantissimo quando uno straniero prova a parlare italiano. Esatto. Ma ci sono anche degli errori che fanno particolarmente ridere, nel senso buono. Per esempio la confusione tra caldo e hot in inglese. Gli anglofoni a volte dicono sono caldo, intendendo ho caldo, e in italiano essere caldo in certi contesti ha un significato molto diverso. Sì, essere caldo può significare essere attraente, seducente, quindi attenzione. Esattamente. Ho caldo, mi sento la temperatura alta. Sono caldo, sono molto attraente oggi. Gli italiani ridono, ma in modo affettuoso, non crudele. È il tipo di risata che dice ti capisco, ti voglio bene e ora ti insegno la differenza. La risata come strumento pedagogico. E ci sono errori che invece gli italiani trovano difficili da correggere, tipo perché si sentono in imbarazzo a farlo. Sì, gli italiani spesso non correggono perché non vogliono sembrare scortesi, cioè maleducati. Quindi, se siete in Italia e volete essere corretti, dovete chiederlo esplicitamente. Per favore, correggimi se sbaglio, per me è importante imparare. Quella frase cambia tutto. Vi darà il permesso che l'italiano aspettava per aiutarvi. Questo è un consiglio pratico incredibilmente utile, dare esplicitamente il permesso di essere corretti. Sì, è un piccolo gesto linguistico che apre una porta enorme e di solito scatena una conversazione meravigliosa. L'italiano si trasforma in insegnante entusiasta e voi imparate cose che nessun libro vi insegnerebbe. Facciamo un momento diverso dal solito, non un quiz grammaticale, ma un quiz di autoriflessione, cioè di esame interiore. Sara, fai le domande e voi a casa rispondete mentalmente o su un foglio. Mi piace molto questa idea. Allora, prima domanda. Quando sbaglio parlando italiano, la mia reazione istintiva, cioè automatica, immediata, è A. Mi blocco e smetto di parlare. B. Mi correggo velocemente e continuo. C. Rido di me stesso e vado avanti. Quale siete voi? Pasa. Io ero sicuramente A molti anni fa. Ora sono diventato B e a volte C. È stato un percorso lungo. E ogni punto del percorso è valido. Se siete ancora A, è normale, è umano e potete cambiare. Se siete già B o C, bravissimi, state applicando già le giuste strategie. Seconda domanda. Ricordi un errore specifico che hai fatto in italiano o in un'altra lingua? Come ti ha fatto sentire? E cosa hai imparato da quell'errore? Pasa. Io ricordo ancora quando al mio primo anno di inglese dissi I am boring invece di I am bored davanti a tutta la classe.
I am boring significa sono noioso, cioè che metti a nanna agli altri. La classe rise e io volevo sparire sotto al banco. Povero Matteo. E cosa hai fatto dopo? Sono sorridente. Ho imparato quella distinzione per sempre. Non ho mai più confuso bored e boring in tutta la mia vita. E anni dopo ho usato quella storia per far ridere i miei studenti e insegnare loro la stessa distinzione. L'errore è diventato materiale didattico. Perfetto esempio. L'errore nasce come dolore e diventa risorsa. Terza e ultima domanda. Come ti sentiresti se sbagliassi italiano davanti a un madrelingua? E come vorresti sentirti? C'è differenza tra le due risposte? Pasa. Questa è la domanda più difficile e più potente, perché spesso quella differenza tra come mi sento e come vorrei sentirmi è proprio lo spazio in cui si nasconde la crescita. Esattamente, Matteo. Quello spazio tra mi sento e vorrei sentirmi è il lavoro da fare. Non sulla grammatica, non sul vocabolario, sul rapporto con se stessi. E questo lavoro vale la pena farlo, sia per l'italiano che per la vita. Sorridente. Siamo arrivati alla fine di questa puntata speciale. Sara, dacci il messaggio più importante. Se dovessi dire una sola cosa a chi ci ascolta, una sola cosa sugli errori, cosa diresti? Pasa? Direi, l'errore non è il tuo nemico, è il tuo maestro più onesto. Ti dice esattamente dove sei, cosa devi imparare e dove puoi crescere. Abbraccia i tuoi errori. Non significa accontentarsi di loro, ma accettarli come parte necessaria del percorso. E soprattutto, continua a parlare. Una voce imperfetta vale infinitamente più di un silenzio perfetto. Emozionato. Pasa. Una voce imperfetta vale infinitamente più di un silenzio perfetto. Sara, questa frase la metto sulla parete del mio ufficio. È bellissima. Grazie. È quello che dico ai miei studenti il primo giorno di lezione e lo ripeto all'ultimo giorno, perché è la cosa più importante che devono portare con sé. Caloroso. Sara, grazie di cuore per questa puntata. Non solo per le informazioni, ma per l'umanità che hai portato in questa conversazione. Sei davvero straordinaria. Grazie a te, Matteo, e grazie soprattutto a tutti voi che ci ascoltate. Mi avete dato il vostro tempo più prezioso e io l'ho preso sul serio. Spero che questa puntata vi abbia dato qualcosa di utile, non solo per l'italiano, ma per qualsiasi cosa stiate imparando nella vita. Entusiasta. Ragazzi, se questa puntata vi ha toccato, e spero che lo abbia fatto, condividetela con qualcuno che sta imparando una lingua e che ha paura di sbagliare. Potrebbe cambiare il suo percorso. Io sono Matteo, lei è Sara, e questo è stato Parla con me. A presto. Calorosa. A presto e ricordate, sbagliate, ridete, reimparate e andate avanti, sempre. Ciao a tutti! Giocoso. E se sbagliate la pronuncia di sbagliate, va benissimo lo stesso. Ciao! Ridendo. Perfetto finale. Ciao!